Ragazzacci, buona giornata. Allora, qualcuno mi ha chiesto se potevo fare un video facendo vedere alcune lamette al microscopio. Vi dico, non sono molto duccio con la tecnologia, così che non so, l'unica forma che ho trovato per registrare è che ci sia audio, col telefono registrare il monitor del microscopio. Non so se verrà di buona qualità, comunque va bene, ci proviamo. Proviamo qualche lametta, specialmente le più usate. Prima di iniziare però io vi volevo far vedere una cosa, no? Per avere all'incirca un metro di paragone su quello che vedremo nelle lamette. Allora vi faccio vedere un rasoio che io ho. Questo è un filarmonica. Diciamo che per quello che io so fare sia un rasoio abbastanza affilato, va bene? C'ha qualche difetto, microchip sul filo, comunque diciamo che è un rasoio affilato. Allora, quello io che voglio che guardiate voi è il bordo del filo di un manolibera, come è praticamente una linea retta, vedete? È una linea retta dove non si vede quasi diciamo spessore, non si vede uno spessore bianco, se no una linea, vedete, che fa vedere come il filo sia tirato. Allora quello lì è quello che dobbiamo vedere sulle lamette, ok? Non ci preoccupiamo tanto per vedere se c'è dei graffi qua sul bevel, se no come è tirato il filo, perché quello è quello che in teoria dovrebbe dare la dolcezza di taglio alla lametta. Allora cominciamo, avendo visto all'incirca come è il filo di un manolibera, e incominciamo con questa lametta che l'avevo già scartata. Questa è la Nasset, quelle che sono con il pacchettino viola della Gillette. Cerchiamo di metterla sotto al microscopio. Ora magari dovrò un pochino rinfocare, non è facile. Devo dargli una pulitina perché questa è una Stanley. Il problema è che ci picchia parecchio la luce. Ecco, mettiamo la luce un pochino più aperta, magari si vede meglio. Allora, vedete già, nonostante questa sia una Stanley, io non so come è il processo di affilatura delle lamette, non so se viene fatto con delle mole o se viene fatto con un sistema elettrolitico, veramente non lo so. Comunque non facciamo tanto caso al bevel, che si vede molto graffiato, per esempio rispetto all'affilatura di un manolibera, ma facciamo caso, come vi ho detto, al filo, no? E vedete che nonostante queste siano una lamette che secondo me sono ottime, le Nasset, vedete che il filo non è proprio come quello del manolibera, non è questa linea retta che abbiamo visto. Non so se posso metterlo, c'ho le luci che mi picchiano, vediamo se le posso aprire, fatemi vedere se riesco a mettervelo. Guardate la differenza, nonostante ora la luce picchi differente dalla lametta sul rasoio, però vedete come il filo del manolibera è molto più tirato rispetto alla lametta. Nonostante questo, con la lametta comunque ragazzi la barba ce la facciamo tranquillamente. Ok, allora questa era una Nasset. Io direi che comparandola con un manolibera il filo farebbe schifo, però ragazzi come lametta io le trovo veramente ottime. Proviamo altre lamette che sono molto conosciute. Astra Verdi. Fatemi aprire il pacchettino perché non ce ne avevo nessuna aperta. Questa è un'Astra che viene super incollata, ci vuole una ora per aprirla. Allora andiamo sotto al microscopio, vediamo che all'incirca come filo siamo lì, siamo come la Nasset. Possiamo magari cercare di mettercela come paragone, vedere perché non è facile, c'ho poco spazio. Ecco, questa è la Nasset, vedete? Cioè che come grossore del filo, ma mi sembra all'incirca sono uguali, vedo poca differenza. Ora, quello che sì
è strano è che l'astra verde, che è quella sotto, è una lametta rivestita. Si dovrebbe vedere di più il rivestimento, perché questa, se non mi sbaglio, sono rivestite al platinum, però insomma non è che si veda grande rivestimento. Io le Nasset, ragazzi, sono quasi sicuro che non sono rivestite, che sono lamette Stanley. Ora non c'ho qui la scatolina, ma credo che non dicano niente la scatolina. Però le astraverdi, che sono altre ottime lamette, vedete che il filo si vede un po' grosso, un po' rigrossato, non si vede bello tirato, però vi ripeto, sono lamette che tagliano benissimo. Ho lasciato su la Nasset per compararla con le altre lamette, anche se vi ricordo la luce picchia differente, è messa così perché ricordate che il bisello ha un angolo, sicché va preso con le molle quello che vediamo. Ok, proviamo Bolzano. Vediamo una Bolzano, fatemi rimettere dentro le lamette perché sennò poi viene un casino. Bolzano, c'è anche l'ultima, guardate, prendiamola. Questa sicuramente è una inox, qui non c'è dubbi. Allora, qui si vede è differente il sistema, vedete, di affilatura, perché sembrerebbe come che avesse un doppio sistema di affilatura sul bisello, molto strano, molto strano. Vi dico, non so come sono affilate queste lamette. Qui si vede. Vi dico una cosa, non so, ma le Bolzano sarà che sono rivestite? Che dice solo super inox inossidabile? Perché sembrerebbe come che ci fosse un rivestimento sul tagliente. Boh, però qui dice inossidabili, non dice che sono rivestite. È strano, perché sembrerebbe come se ci fosse un rivestimento sulla Bolzano. Comunque, anche queste sono lamette che tagliano benissimo. Qui ho quelle usate stamani. Beh, stamani il video questo lo caricherò il giorno dopo, che l'ho dovuta fermare a mezza sbarbata, che la lametta non tagliava assolutamente. Vediamo Tatra, se anche questa è come quella che ho usato. Allora vi dico una cosa, questa si vede molto meglio a quella che ho usato, però guardate, qui si vede in questa parte centrale si vede un filo abbastanza bene, però guardate qui a destra come si vede molto più sciupato il bisello. Aspettate che mi ha montata sopra quell'altra. E qui guardate come si vede ingrossato, vedete la linea bianca che c'è sul filo, come si vede molto ingrossata. Vi dico, quella che ho provato io stamani di lametta non tagliava, ora magari ne proverò un'altra. L'ho girata e guardate, dall'altra parte si vede molto ma molto meglio il filo. Qui ci può essere un problema di controllo di qualità sull'affilatura, perché di qua non si vede malvagia. Vi dico, quella che ho usato io stamani aveva un grossore enorme, la lametta. Infatti ho detto, come fa a tagliare questa lametta? Infatti non tagliava. Però fatemi riprovare. Qui vedete, si vede una parte come sciupata. Devo riprovare questa lametta. Magari era fallata quella che ho usato stamani. Questa non si vede malvagio il filo, anche se si vede molto irregolare su questa Tatra. Comunque vedete che rispetto a un mano libera, ragazzi, vediamo se riesco a mettere il mano libera, basta che devo reggerlo perché non lo posso tenere fisso e ha un'altra altezza rispetto alla lametta, non riesco a tenerlo fisso. Comunque vedete il mano libera come si vede il filo molto più tirato, e nonostante questo è un rasoio, vi dico, un pochino sciupato dagli anni, vedete c'è molta ossidazione sulla lama, però va bene, sul bisello ha preso un bel filo e vedete che è bello tirato, non si vede questo grossore che ha la lametta. Rimettiamo la Nasset, ci rimane all'incirca come un modello. Possiamo provare, abbiamo fatto la Bolzano, abbiamo fatto le Astra, vediamo le Vosco. Queste sono lamette con molti rivestimenti.
Teflon e altre cose, credo che sono di rivestimento. Questa è la Voskov. Proviamola, mettiamola sotto il microscopio. Queste sono lamette che io mi ci trovo abbastanza bene. Ecco, qui si vede, vedete ragazzi, si vede il rivestimento, si vede chiaramente il rivestimento sopra al bisello. Vedete come c'è del materiale. Fatemi fare una prova, fatemi provare a strusciare questa lametta su un panno. Ho un panno qua, voglio provare. Vediamo se è già saltato il rivestimento. Guardate, avete visto come è saltato subito il rivestimento? Infatti nella maggior parte delle lamette dice, se sono usate più di una volta, di non strusciarle su un asciugamano. Guardate, con semplicemente strusciarla sopra un panno come è saltato tutto il rivestimento della lametta. E fatemela girare, che da questa parte non l'ho strusciata. Guardate qua come si vede il rivestimento. Vedete che c'è del materiale sopra al bisello, cosa che qua dove l'ho strusciata è sparito. Fatemi provare a strusciarla un altro pochino facendo pressione sulla lama. E guardate come è saltato tutto immediatamente il rivestimento di platino, sicché questo rivestimento, ragazzi, difficilmente deve durare più di una barba, una o due barbe. Per questo magari molti dicano che quando usano la seconda volta queste lamette rivestite le sentano che tagliano di più. Può essere perché il rivestimento alla finale è un materiale che va sopra il tagliente e un po' deve togliere la capacità tagliente della lametta a scapito di dare più scivolosità, però probabilmente dopo già la prima sbarbata salta quasi tutto questo rivestimento e praticamente non avete più una platinum, se no che avete una lametta, o abbiamo una lametta rivestita. Vediamo Sputnik. Queste sono altre lamette super rivestite, mi sembra. È scritto tutto in cirillico, quindi non ci capisco nulla. Infatti guardate cosa dice la lametta. Do not whip blade. Se il mio inglese non mi tradisce, whip dovrebbe essere strusciare, no? Fregare. Perché sono lamette rivestite e avete visto che con niente il rivestimento salta. E può essere che a qualcuno di voi, sì, questa è teflonata, c'è scritto sulla lametta Teflon, può essere che a qualcuno di voi dia problemi, queste lamette rivestite le diano irritazioni, perché non so se magari questo materiale che si stacca, anche se il platinio non dovrebbe dare assolutamente allergia, però non lo so, come c'è anche altri materiali di rivestimento, qualcosa di annoia alla pelle. Vedete che anche qui si vede chiaramente come c'è del materiale apportato sopra il tagliente, vedete? È anche di forma molto irregolare. Guardate che qui in questa zona quasi si vede che non c'è apporto e qua si vede invece un apporto molto grosso. Proviamo a fare lo stesso, proviamo a dargli una strusciata sul panno alla lametta. Guardate come è praticamente saltato tutto il rivestimento immediatamente. Guardate qua come si sta staccando. Però in questa parte dove ho fatto più pressione, guardate, già non c'è più il rivestimento. E qui dove praticamente qua sui bordi non l'ho strusciata, vedete come si vede che c'è il materiale apportato dal rivestimento, il Teflon e il platinum, quello che ci mettono il cromo. Però avete visto come salta immediatamente e basta strusciarla un pochino su uno straccio. Guardate qua da questa parte come si vede il Teflon, che qui non l'ho strusciata, fatemela ristrusciare anche di qua. Qui ha resistito un po' di più, si è staccato meno mi sembra. Qui si è staccato meno. Scusate che ho fatto un po' di polvere qui a strusciarla sul panno.
E qua sta resistendo un po' di più da questa parte, però dall'altra parte, ora non ricordo qual è il lato che ho strusciato, è saltato tutto completamente. Qua si vede ancora che c'è il rivestimento da questa parte. Comunque sì ragazzi, il rivestimento dura poco della lametta, dura poco il rivestimento. Ora, questa Sputnik non si vede male, il filo della parte tagliente si vede abbastanza stirato. Vi dico, io con queste Sputnik ho amore e odio. Trovo un pacchetto che mi sembra ottimo, infatti quando le provai dissi queste sono le migliori lamette che ho provato, e poi apro un altro pacchetto e non tagliano niente. Non so se anche queste lamette hanno un problema di controllo di qualità e qualcuno esce bene, qualcuno esce poco bene. Allora, Sputnik, Vosco l'abbiamo provata. Che cosa possiamo provare? Altre lamette che usate molto. Proviamo, queste sono le Gillette 7 O'Clock, quelle verdi, queste qua. Fatemene aprire una. Queste io non Perma Sharp Stainless, queste dovrebbero essere Stanley, non dovrebbero essere rivestite. Questo si vede abbastanza bene come lametta. Comunque assomiglia moltissimo, guardate, sopra c'è una Nasset, sembra praticamente identica alla Nasset. Sembra identica, mi ho dato un colpo, alla Nasset ragazzi. Magari ci fanno credere che sono lamette diverse e poi sono le stesse lamette quelle che ci stanno vendendo, perché vi dico una cosa, mettendo i due sono praticamente identiche. Scusate, ma non è facile, lo spazio con cui devo lavorare è veramente minimo. Ecco, ho dato anche una botta al cellulare, ma fra questa qua e la Nasset, fra queste 7 O'Clock Gillette e la Nasset, ragazzi, io non vedo differenza assolutamente. Vediamo a un'altra Gillette. Questa è la Silver Blue. Fatemela stappare e compariamola con la Nasset. Riesco a spingere un po'. Allora, qui si vede la differenza, perché vedete che il bisello ha una misura differente, sicché probabilmente è una produzione differente, cosa che invece con la verde e la Nasset erano praticamente uguali, però qui si vede un bisello più grosso, anche se poi come filo, come sistema di affilatura, io non vedo grande differenza fra questa è la Silver Blue e la Nasset. Però già qui si vede un pochino di differenza, almeno il bisello non è uguale della lametta, sicché qualche differenza sicuramente c'è fra le due lamette. Gillette, c'ho qualcos'altro? No, non c'ho più niente di Gillette per provare, fatemi vedere. No, non c'ho. Ah sì, c'ho le. Fatemi aprire un pacchettino delle King, quelle che vengono con il rasoio, il regalo. Ho regalato i rasoi, però le lamette me le sono tenute. Compariamo questa qua con la Nasset. Allora, qui si vede anche qua che c'è come un rivestimento sopra alla lametta. E come dimensioni del bisello siamo quasi uguali alla Nasset, però vedo qua come una bruciatura, vedo qualcosa di diverso rispetto alla Nasset. Sicuramente è un processo produttivo differente, non sono attaccati, non è lo stesso sistema produttivo, mentre fra la verde e la Nasset, ragazzi, erano veramente identiche. Ah, è che c'ho la colla, me le attacca. Fatemi vedere l'altra parte.
sì, si vede, qui si vedono differenti queste due lamette. Guardate, si vede differente la forma di affilatura. Come filo siamo lì. Comunque si vede anche un filo, insomma, abbastanza discreto anche su questa King. Vi dico la verità, io non me lo ricordo come tagliano queste lamette, non so nemmeno se le ho mai usate, perché ho visto che ce n'ho due pacchetti, sono tutti e due nuovi, mi sa che non l'ho mai usate, l'ho aperti ora, perché ho avuto due rasoi di quelli che tutti e due li ho regalati, e i due pacchetti sono nuovi, sicché... Ah, queste sono le Nasset, ho trovato il pacchettino, ragazzi, quella che abbiamo messo come campione. Altre lamette molto usate da voi, vediamo. Lamette molto criticate. Treat Carbon. Qualcuno le ama, qualcuno le odia. Allora, non si vede male qui, non si vede per niente male l'affilatura di questa lametta. Anche il filo si vede abbastanza tirato, non si vede male. Anche questa è una lametta, sicuramente sembrerebbe rivestita perché si vede come che c'è del materiale di apporto. Fatemi provare a strusciarla sul panno per vedere se cambia. Un pochino mi sembra che si è cambiato. Ci deve essere forse del materiale di apporto anche lì. Ah, si sono attaccate un'altra volta, che non è facile, ragazzi, devo lavorare in 1 millimetro, Voi nel microscopio vedete un sacco di posto, ma questo posto qui reale è meno di 1 millimetro. Un po' più su, fermati là. E non si vede male la Treat Carbon, non si vede male per niente. Però so che a molti di voi non vi piacciono come lamette, però al microscopio avete visto che non si vedono niente male. E possiamo provare un'altra treat, vediamo, ce ne ho tante di treat. Queste sono le classiche, classic. Anche qui sul pacchetto c'è scritto di non strusciarle. Do not whip blade. Dice lasciare la lametta nel rasoio, addirittura. Sicché sono tutte lamette rivestite. E infatti si vede, vedete, il rivestimento che c'è, vedete? Questo colorino grigio più chiaro, questo è il rivestimento sulla lametta. Proviamo a dargli una strusciata sul panno, vediamo se salta o se rimane. Qui è rimasto abbastanza, mi sembra. No, però vedete che, guardate il tagliente, come è saltato il rivestimento sul tagliente. Vedete che ora si vede il tagliente della lametta? È cosa che non si vedeva prima con il rivestimento. Vedete che qua, per esempio, che non l'ho strusciata tanto, si vede, per esempio, un po' di più il rivestimento. Sicché il rivestimento, ragazzi, dura veramente, veramente, veramente poco. Penso che difficilmente più di 2 barbe dura il rivestimento, dopo diventa una Stanley praticamente. Comunque non si vedono male le tritte, infatti secondo me sono tutte lamette ottime, io mi trovo bene con quasi tutte. Proviamo un'altra tritte, questa dovrebbe essere New Steel, forse questa non è rivestita. Vediamo, qua in questa non c'è scritto di non strusciarla, stavo leggendo la cartina, forse questa non è rivestita. A me mi sembra che sia rivestita anche questa, vedo un materiale apportato sopra, anche tanto, sopra il tagliente, sì, c'è il rivestimento anche questa, vedete? Si vede chiaramente. E il problema è che questo rivestimento nasconde il filo della lametta. Che almeno che non si toglie è difficile capire com'è affilata la lametta. Comunque, ragazzi, avete visto che la differenza che si vede di filo tra queste lamette è veramente minimo. E guardate, ora l'ho pulita e vedete che si vede più lucido la parte del filo, perché in qualche punto è saltato già il rivestimento, però
in queste trette mi sembra che è più difficile far saltare il rivestimento rispetto alle altre, anche se guardate qua prima si vedeva, fatemi vedere se la posso girare, si vedeva il materiale apportato e ora mi sembra che già non c'è più. Vedete come si vede il materiale apportato qua, e guardate qui dove l'ho strusciata, vedete che non si vede più il materiale apportato, si vede già il bisello pulito sotto, sicché sì, dura poco il rivestimento. Ok, andiamo sulle lamette un pochino più specifiche ora, queste le CAI. Queste sono le CAI, ho il pacchetto così americano, ma sono le stesse identiche CAI blu, quelle senza scritta, senza niente, senza colla, senza niente, proprio spartane queste. Queste dovrebbero essere Stanley, anche se ragazzi non lo so, a me mi sembra che ci abbiano un rivestimento sulla punta. Non lo so, se che non ci sto capendo nulla io, però a me mi sembra. Scusate che sto vedendo che è sparita l'altra lametta, fatemela abbassare un po', non avevo visto il monitor del cellulare. Ok, mettiamo questa sotto è la CAI. Boh, io ci vedo come se ci fosse un rivestimento sul tagliente. Fatemela strusciare sul panno, vedete che succede. Vedete che è saltato il rivestimento perché si vede ora, vedete come sta luccicando il bisello il tagliente della lametta, sicché ragazzi questa CAI è rivestita sicuramente, c'è un rivestimento sopra. Ora mi fate venire il dubbio, fatemi andare a prendere il pacchetto quello blu, un attimino, vengo subito. È venuto il dubbio, allora ho il pacchettino quello blu, fatemene aprire una, perché io ero sicuro che queste erano Stanley Steel senza rivestimento, però lì ragazzi a strusciarlo è venuto fuori ora il bisello. A me sembrerebbe che c'hanno del rivestimento anche le CAI. Allora fatemi mettere quest'altra, questa è la blu. Questa la vedo differente da queste nere. Allora queste nere mi sa che sono un altro tipo di lamette. Però qui dice Stanley Steel. Boh, io ho domandato, ma avevano detto che erano uguali alle blu, identiche. Però vedo, fatemi togliere la Nasset e mettiamo le due lamette a confronto per vedere se si vedono uguali i fili. No, ragazzi, qui sono due lamette differenti. Guardate la differenza di misura del bisello. Vedo che nel telefono l'ho messo parecchio male. Fatemi muovere un pochino. Le due lamette. Non è facile, ragazzi, ve lo dico. Allora, ecco, lì ci siamo. Guardate la differenza della misura del bisello fra questa è la nera e questa è la scatolina blu. Mi sembra che non sono allora ragazzi le stesse lamette. Qui si vede un processo di affilatura differente il bisello della lametta, e questa sì sembrerebbe che non ha, questa è quella blu, sembrerebbe che non ha il rivestimento, anche se vi dico onestamente io noto come un materiale apportato lì sulla lametta, non lo so, non so se mi sto sbagliando. Facciamo una prova anche con questa qua, aspetta che rimetto a posto la lametta, la nera, fatemela strusciare anche questa qua, questa è la blu, sul panno.
appena un po' in una strusciatina per vedere. Vedete che c'è come qualcosa che si sta staccando ragazzi dal filo, e secondo me hanno qualcosa di rivestimento anche le caie, allora non lo so, vi dico, o è il processo di affilatura che è così, non so cosa dirvi ragazzi, non so se vi sto creando confusione, anche io mi sto creando confusione a me, però guardate, strusciandola vedo che è come che è saltato quello che c'aveva di rivestimento, e vedete ora si vede il lucido del filo. Non lo so, magari sono rivestite anche queste, o strusciandole lì sul panno, anche se non sto facendo quasi pressione, sto lucidando il filo e sta prendendo questo lucido, potrebbe essere anche quello. Comunque queste sono lamette ragazzi che tagliare tagliano, anche se so che a qualcuno non piacciono. Ora il dubbio che mi è venuto è che siano uguali queste nere con queste blu, perché avete visto che la misura del bisello era differente, segno di due processi di affilatura sicuramente differenti. Allora, un'altra lametta che mi piacerebbe provare sono lamette ragazzi che costano veramente poco, e sono queste. Queste sono le Gillette Wilkinson Sword, però io ne ho due tipi. Questa, non so se la camera riesce a inquadrarlo, è quella fatta in Cina, che io sento tagliare meno, anche se taglia benissimo come lametta, però sento tagliare meno. Allora, questa prima ve la faccio vedere così. Non si vede niente male come lametta, assolutamente. Tagliano molto bene, però le sento tagliare meno. Poi ho queste qua che vedete sono praticamente uguali, cambia solo leggermente la scatola, però queste qui sono fatte in India e io queste ragazzi le sento tagliare meglio. Anche la cartina è esattamente uguale all'altra, però io le indiane le sento che tagliano meglio che le cinesi. Ora non so se è una sensazione mia e magari è la stessa identica lametta, però non credo, perché una è fatta in India e una è fatta in Cina. Allora ho messo nella parte alta la indiana e nella parte bassa la cinese, vediamo se si vede differenze. Allora mi sembra sì, vedete che sono differenti le lamette, vedete che il bisello della cinese, che è quella sotto, è più grande rispetto a quella sopra, sicché già qui sappiamo che sono due processi di affilatura differenti della lametta. Come filo si vedono quasi uguali, anche se forse mi sembra che quella sopra, la indiana, se ci fate caso, si vede un filo più dritto, più fine rispetto alla cinese. Vedete che la cinese ha come un rigonfiamento, segno di un filo non tirato bene, mentre vedete che la indiana, guardate che filo tirato che ha. E vi dico, nonostante le cinesi tagliano bene, stavo parlando l'altro giorno con Caccamo proprio di questo, e vi ricordo che Caccamo ha fatto un ottimo video sulle lamette che potete vedere in rete, in YouTube. Gli dicevo che le cinesi si tagliano bene, ma le indiane tagliano meglio, e guardate ora comparandole, vedendo questo filo più tirato della indiana, può essere che non sia semplicemente una sensazione che ho, ma che veramente queste indiane, queste sono le Gillette Wilkinson Sword, vi dico, tagliano meglio. Che poi le indiane hanno anche il vantaggio che viene 10 nel pacchetto e ne regalano 11, sicché alla fine costano ancora meno che le cinesi. Queste vengono nel pacchettino dalle indiane dal 50 e ce n'è 5 in regalo, che praticamente viene un pacchetto in regalo. Altra lametta da provare, abbiamo naturalmente, dobbiamo provare non ce le ho qua. Facciamo una prova. Questa è una lametta che io adoro, che mi piace tantissimo, Perma Sharp, quelle americane, fatte in America. Vediamo come si vede il filo di questa lametta. Ragazzi, non si vede male, infatti vi dico, queste sono lamette che su di me
tagliano, che è una bellezza. Non ho preso le feather, fatemi andare a prendere un attimino, scusate. Pacchettino di feather per provarle. Queste sono le nere, il pacchetto da 5. Vi ricordo che la differenza fra l'etichetta nera e la gialla è solo la quantità di lamette che c'è dentro alla scatolina. Le gialle sono 10 e le nere sono 5. Allora qui c'è 2 tonnellate di colla sopra. Queste dovrebbero essere sicuramente lamette rivestite, le feather. Qui ora non mi scorre perché c'è talmente tanta cera. Allora la feather è quella sopra, vedete che c'ha un bisello grandissimo, sì, si vede il rivestimento che ha la lametta, guardate sul tagliente come si vede il rivestimento, bisello grandissimo, penso che uno dei biselli più grandi che abbiamo visto fra le lamette. Possiamo compararla con una Kai, compariamola con una Kai, però prendo una nuova, perché queste che ho aperto come l'ho strusciata, non so se gli ho tolto non so se gli ho tolto la... A me mi sembra che c'ha qualcosa di rivestimento anche la Kai, ragazzi, non lo so, magari se qualcuno di voi ci capisce più di me poi lo scrive sotto nei commenti. Questa è la Kai, ragazzi, scusate ma io ci vedo un rivestimento qui sopra, La Kai, ragazzi, ha un piccolo rivestimento, ma voglio dire, questo qua che vediamo qui, ragazzi, non può essere un problema di affilatura. Questo è un rivestimento che ha sulla punta la lametta. Sulla feather si vede un pochino più uniforme, sulla Kai mi sembra un po' più tirato lì, però entrambe, ragazzi, hanno qualcosa di rivestimento. Non mi dite che questo qua, questo affare grigio chiaro che si vede sul bisello della Kai, che è una questione di affilatura, che hanno qualcosa di rivestimento anche le Kai, anche se il pacchetto non dice niente, secondo me, da quello che vedo. Comunque secondo me queste sono entrambe lamette che tagliano veramente veramente bene. Ragazzi, penso che all'incirca possiamo vedere, magari guardiamo una, fatemi mettere a posto che casino c'ho qua ora di lamette, guardiamo qualche lametta magari single edge, possiamo vedere una Shark, guardiamo una Shark, ora ce li ho senza scatola, non so quali sono, questa c'ha la scatolina, c'ha la carta gialla, non so se è la Super Stanley o se è la Chroma. Questa è la Chroma. Questa dovrebbe avere un rivestimento al cromo. Non si vede male questa lametta, non si vede male la Shark. Infatti sono lamette che tagliano veramente veramente bene. Allora questa è al cromo, vediamo che altre Shark ho qua. Questa è la Platinum, la Shark Platinum. Mettiamola sopra. Allora, si vede una colorazione diversa dei due biselli. Si vede una colorazione diversa, sicché sicuramente non sono la stessa lametta. Qualcosa di diverso ci deve essere, probabilmente dovuto, penso io, al tipo di rivestimento. Magari una è, come dice, al platinum e una al cromo. Vedete che si vede due colorazioni diverse, che non sono uguali come lamette. Io vi sono onesto, mi piace più la Platinum, questa di sopra. La Super Stanley, non so se ce li ho, fatemi vedere se questa è una Super Stanley. Super Stanley, ecco, c'è anche una Super Stanley. Questa, fatemi mettere via la croma. Aspetta, mi metto intanto. Questa non dovrebbe avere rivestimento, Super Stanley. Però ragazzi, io la vedo e secondo me anche questa c'ha un rivestimento, qualcosa c'ha lì sul tagliente.
Ragazzi, io ci vedo qualcosa apportato sopra, non lo so che dirvi, fatemi dargli una strusciata sullo straccio per vedere se salta. Vedete che si vede diversa dopo che... Fatemela girare dall'altra, togliamo questa. Allora, qua non l'ho strusciata. E qui l'ho strusciata. No, forse che è uguale. Forse allora questo effetto qua che fa qui non è il rivestimento, ma è semplicemente... Fatemela strusciare di forma differente, così è come se stessi stroppando. Però vedete che se la stroppo prende un lucido che prima, guardate come brilla qui il tagliente e di qua molto meno, però può essere che la sto lucidando con lo straccio, mi stia prendendo il lucido il bisello. Boh, non lo so ragazzi, mi è rimasto molti dubbi su queste lamette che dicono che sono completamente Stanley. Sembrerebbe che tutte bene o male hanno qualcosa di rivestimento, però vi dico, magari stiamo leggendo male il microscopio, cosa molto probabile anche quella. Magari ci vorrebbe un esperto con queste lamette che ci guidasse. Vediamo un'altra Super Stanley, questa è la Big Bang. Queste sono fatte in Egitto, dovrebbero essere Super Stanley anche queste. Vediamo come si vede il tagliente. Io qui per esempio non ci vedo materiale di apporto in questa qua. Qui vedo sì che è stata affilata, c'è anche un filo discreto. Queste sono lamette che su di me vanno benissimo ragazzi, poi costano veramente una scemata. Vedete qui non vedo io, scusate ero andato troppo in su, qui non vedo materiale d'apporto su questa qua, vedo fatemi vedere se posso mettere meglio a fuoco, però qui vedo il ferro proprio. Boh, non lo so, io nelle Kai e nelle Shark ci vedevo come un rivestimento sopra, non so che dirvi. E guardiamo un'altra lametta che dice che è inossidabile, la ultima Elio, poi voglio farvi vedere qualche lametta di quelle single edge. Ecco, questa non riesco, mannaggia, a aprirla. Elio Inox. A questa sapete con chi la voglio comparare? La voglio comparare, ora fatemela mettere nella parte di sopra. Anche qui ragazzi, vedete che io ci vedo come un rivestimento qua, nella punta della lametta. Fatemi comparare questa con una Bolzano, perché nella scatolina dice che è lo stesso rivenditore praticamente, sono fatte nella stessa fabbrica. Vediamo se si vede differenza tra le due o se si vedono identiche. Allora ragazzi, vedendole così non sembrano uguali, sembrerebbe differente il sistema di affilatura. Vedo molto più grosso questa parte qua sulla Bolzano rispetto, vedete, alla Elio, e anche il bisello lo vedo più grande, sicché effettivamente sembrerebbe che non è la stessa identica lametta, ok? Mi sono tolto un dubbio che avevo, perché se vedete dietro la scatolina praticamente dice esattamente la stessa cosa, stessa fabbrica, vengono allo stesso posto, però apparentemente sono due lamette differenti effettivamente. Ok ragazzi, penso che come single edge e double edge abbiamo visto abbastanza lamette, tanto bene o male avete visto che non è che ci sia poi questa grande differenza fra una e l'altra. E vi volevo far vedere una di queste lamette. Queste sono le lamette cinesi
single edge. Queste sono quelle con i dentini. Sto prendendo una lametta nuova, vediamo se riesco a tirarla fuori, perché fanno sti pacchettini che sono un disastro. Vedete, questa è quella con i dentini. Allora, questa è la cinese, guardate come sono fatte, è interessante, vedete questi dentini che funzionano da barra di protezione per impedire che uno praticamente si tagli. Per questo, vedete, è molto difficile tagliarsi, perché quello che appoggia sulla pelle praticamente è il dentino e non la lametta. Che bisogna pigiare parecchio, ragazzi, per farsi il taglio con queste lamette. Per questo io ve le consiglio per chi sta iniziando e vuole imparare a usare lo sciavette. Però ora voglio compararvele con queste qua, che queste sono, anche se sono scritte tutte in cinesi, queste sono le Feather, le soft con guardia, per farvi vedere la differenza di qualità. Certo, c'è una differenza di costo, ma guardate che differenza che c'è solo fra il tagliente delle due lamette, completamente diverso il sistema. Io sento queste soft che tagliano benissimo, probabilmente dovuto a che hanno il dente molto più grande, si sente veramente un taglio molto più simile a quelle senza i dentini che quelle con i dentini. E poi sono lamette, ragazzi, che uno ci si fa anche più di 15 barbe. Comunque avete visto la differenza. È vero che uno queste cinesi le paga il giusto, però avete visto che anche come qualità, ragazzi, stiamo comprando il giusto. Non è che non vi aspettate che state comprando Feather o Kai, va bene? Alla ora di comprare queste lamette. Vi voglio far vedere anche una lametta, facciamo la comparazione con quelle senza dentini, ok? Queste sono le blu. Le blu sono senza dentini, anche se nel pacchetto il disegno la fanno vedere con i dentini. Fatemela togliere di dentro, che non è facile, perché questi pacchetti cinesi sono un po'... Allora, questa è la Artist Club cinese, vedete che c'è un rivestimento, sembrerebbe sopra, o qualcosa che brilla. E queste sono le Kai Professional Blade. Allora, fate vedere come riesco a toglierne una e ve la metto in comparazione con... Guardate che differenza che si vede sul filo di questa lametta e il filo di questa, che è tutta dentata. E queste sono lamette eccezionali, queste Kai, ragazzi, 15 barbe, da 10 a 15 barbe assicurate. Però vedete la differenza fra comprare... Io consiglio di comprare il... Comunque ci si fa anche con le cinesi la barba, però ragazzi il comfort nella rasatura non è comparabile. Io vi consiglio, comprate il rasoio, il clone, tanto lì conta poco, e le lamette comprate queste originali, Kai o Feather, perché ragazzi sono tanta roba. E voglio farvi vedere anche una lametta di queste sono le... non so come si tirano fuori, non so come si fa a tirarla fuori di questa lametta. Ah, già ho capito. Queste sono le Gem. Queste sono le... Che marca sono queste? Non me lo ricordo, ragazzi. Non so se sono le Personna o se sono un'altra marca. Comunque credo che sono le Personna. Queste sono le lamette Gem. Vi ricordo che queste lamette dovete comprare queste qui, che sono le rivestite, le che dice Quated. Perché se comprate quelle non rivestite, specialmente delle Persona, sono quelle fatte per gli scalpellini, per aschietti. Io ce le ho, ci ho provato a farci la barba, ci si fa la barba, ragazzi, ma insomma il taglio è molto... non è piacevole. Mentre con queste rivestite, ragazzi, è la fine del mondo. Guardate, qui c'è un bel filo tirato, e nonostante il rivestimento. E poi anche queste sono lamette, ragazzi, che ci si fa ma tante barbe. Ora non so, qui non riuscirò mai a rimetterla dentro alla scatolina, non c'è verso, non credo che ci riesca. Sì, ce l'ho fatta, bravo Franceschino. Un'ultima lametta che vi voglio... due, ce n'ho ancora due da farvi vedere. Allora, vi voglio far vedere, queste sono le FH10, queste sono quelle che usa il One Blade, il rasoio One Blade. Il rasoio One Blade, ragazzi, è tanta roba.
testina snodabile, anche se sembra un po' un multilama. Queste sono lamette, ragazzi, che tagliano la fine del mondo, però durano una barba. Su di me una, massimo due, ma già la seconda ci arrivo difficile alla fine. Il problema è che costano un sacco di soldi, costano quasi $1 alla lametta, sicché rendano veramente il rasoio, fra quello che costa il rasoio, quello tutto in acciaio, che secondo me è quello che vale la pena comprare. Quello tutto in plastica non è la stessa cosa, ve lo dico perché ce l'ho. L'ibrido non ce l'ho, non ve lo so dire, però fra tutto in plastica, il One Blade in acciaio non c'è paragone. Però il problema sono anche le lamette, perché veramente diventa un costo se vi fate la barba tutti i giorni, non indifferente. Comunque sono belle lamette, guardate che bella affilatura che hanno. Peccato che durano veramente poco. Perdano il filo più veloce che quasi le double edge. E la ultima che vi faccio vedere, queste sono le Injector. Non mi domandate che marca sono queste perché non me lo ricordo e non c'è scritto. E non solo questo, sino che il sistema per farle uscire non funziona. Non so come fare a tirarle fuori di qui. Ce l'ho fatta a tirarne fuori una. Queste sono le Injector. Queste sono lamette che non vanno male, guardate, hanno un bel filo, anche queste si vede che hanno un rivestimento. E queste le usa per esempio il Supli, il rasoio, lo Shicker credo che si chiama, sono single edge. Sono rasoi che vi dico, onestamente a me non fanno impazzire, però queste lame veramente tagliano molto bene. Quanto durano non lo so, perché vi dico, l'avrò usato 1 o 2 volte un rasoio, sicché non vi so dire quanto è la durata di queste lame. Sono lame che non costano poco. Comunque vi dico, io almeno 2 barbe mi sembra di avercele fatte con quello che ho montato, senza nessun problema. Forse anche 3, perché mi sembra che provai le 3 preaste del Supli. Guardiamo un attimino una lametta vintage, vediamo una Morris, lametta che ormai c'ha diverso tempo. Guardate, erano fatte, mi sembra, dove fanno, vedete che è uguale, stesso numero di telefono mi sembra, in Germania, dove fanno le Bolzano e le Elio, o dove facevano, perché credo che ora le hanno spostate in Egitto. Vediamo come si vede questa affilatura della Morris. Non si vede male, aspettate. Non si vede male, non si vede male. Vedete che c'ha un sistema di affilatura diverso alle Bolzano e alle, mi sembra, e alle Elio. C'ha come un'affilatura qua in punta, però si vede bello tirato il filo. Infatti queste erano lamette che tagliavano molto bene. Certo queste qui magari alcune a qualche anno, magari è possibile trovarne qualcuna che non taglia bene. Va bene ragazzacci, quanto è venuto il video? Abbastanza lungo mi sembra, non lo so, non lo vedo. Però niente, ora fatemelo montare in YouTube e poi ve lo metto. Qualunque cosa magari mi scrivete, va bene? I vostri commenti. Grazie.